Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Penso che l'avrete capito, parlerò degli occhi. Il primo passo è riuscire a scolpire un occhio singolo su una tavoletta. Poi, per complicarci la vita, riuscire a ridurne le dimensioni, come qui, sempre più piccoli. Creare un singolo occhio di queste dimensioni, dopo un paio di tentativi ci riuscirete facilmente, ve lo assicuro. Questo è un modello semplificato che vedremo più avanti nel video. Qui le cose iniziano a complicarsi, perché quando facciamo due occhi invece che uno solo, la simmetria diventa la nostra bestia nera. La posizione degli occhi, la dimensione ci faranno diventare abbastanza matti. Non è come in ZBrush, una scultura digitale che c'è la simmetria e tutto esce uguale. Il passo successivo è piazzare gli occhi in un viso, in una testa, e lì anche le cose si complicano ancora di più. Questo è il nostro obiettivo finale. Piccola premessa: gli occhi non sono tutti uguali, variano la loro forma in base al sesso, alla razza e dall'età del soggetto che prendiamo in considerazione. Se guardiamo le proporzioni dalla testa, un bambino ha gli occhi più grandi rispetto ad un adulto, e in media le donne hanno occhi più grandi rispetto agli uomini, e le persone orientali hanno gli occhi leggermente diversi dalle altre razze. Tratterò meglio questo argomento a fine video. Preferisco sempre le foto in bianco e nero per i modelli, perché permettono di identificare meglio le luci e le ombre. Le espressioni del viso modificano notevolmente la forma degli occhi. In questo video tratteremo solo l'occhio nella sua forma neutra, senza espressione. Iniziamo semplificando la forma basica dell'occhio. Ricordatevi un pesciolino come questo. Non sono molto bravo a disegnare, ma cercherò di farvi capire. Forma del pesciolino, direte è così, però non è corretta, perché gli occhi hanno una forma leggermente più complessa, tipo questa, e i due vertici degli occhi non sono dritti ma sono inclinati, come nella immagine sotto. Provo a disegnare una vista laterale dell'occhio per capire un'altra inclinazione importante che ci servirà. Quello che voglio mostrarvi è in pratica l'inclinazione che c'è tra la palpebra superiore dell'occhio e la palpebra inferiore, ossia la palpebra superiore è più avanti rispetto a quella inferiore, come si può vedere da questo disegnino. Ecco, la freccia verde mostra l'inclinazione delle due palpebre corretta. Con l'aiuto di alcune foto andiamo a verificare quello visto prima con i disegni, ossia la forma dell'occhio, le due estremità, l'inclinazione tra le due estremità. Aggiungendo altri dettagli possiamo vedere la palpebra superiore in blu e la palpebra inferiore in verde. Non conosco il nome corretto di questa parte che sto disegnando in azzurrino e neanche quella che sto disegnando in giallo, ma quella in azzurrino è sporgente, piccolo rigonfiamento in luce, mentre quella gialla è concava e è una zona d'ombra che crea un'ombra sotto l'occhio. La palpebra inferiore invece è una zona in luce, sporgente,
come anche questa che sto disegnando in blu, che è la parte dello zigomo, dell'osso zigomatico. Sto disegnando delle frecce viola per capire più o meno il verso che hanno queste parti tra di loro, una specie di spirale. Altra parte importante è la glabella o keystone, che abbiamo visto anche nei video precedenti sul teschio e sul naso. E questa è in rosso. Tutte queste parti sono le cose più importanti per fare un occhio, perché alla fine il globo oculare non è nient'altro che una sfera. Passiamo alla vista laterale. Questa freccia indica più o meno il verso dell'arcata sopraccigliare. Quest'area azzurra è quella che abbiamo visto prima in luce sporgente, e quella rossa in semiombra e quella blu in ombra completa, quella concava. Prendiamo come riferimento lo zigomo e andiamo a vedere il corretto posizionamento dell'occhio rispetto allo zigomo. Controlliamo anche l'inclinazione della palpebra superiore rispetto a quella inferiore. Vediamo che è come avevamo disegnato prima. L'occhio non può essere più protuberante rispetto allo zigomo, come in questo caso. È una cosa che non è corretta. Allo stesso modo non può essere anche troppo incassato rispetto allo zigomo, non può essere in questa posizione. Altra cosa da rispettare per il corretto posizionamento è la posizione verticale. Dove c'è la giunzione tra la glabella e il naso è la parte più alta dell'occhio, diciamo. Ma non possiamo mettere l'occhio troppo alto rispetto a questo punto e nemmeno troppo basso. Questa foto, grazie al contrasto tra luce e ombre, ci aiuta a capire bene i volumi rispetto a quelli protuberanti e a quelli concavi. Quelli in blu sono zone in ombra, mentre quelli in rosso sono zone esposte alla luce, protuberanti. Come al solito, per comprendere meglio le parti anatomiche del viso, il teschio è fondamentale, in quanto è il telaio portante la struttura ossea che determina le forme, e anche per l'occhio è così. Le espressioni facciali possono cambiare in base ai movimenti dei muscoli, dei tendini e delle zone adipose, ma il telaio osseo rimane fisso ed invariabile. Grazie a questo modello semplificato cercherò di ricostruire un occhio credibile, rispettando i concetti che abbiamo visto prima, delle parti concave e delle parti convesse. Piazzo il globo oculare più o meno nella sua posizione e poi posiziono la palpebra inferiore e la palpebra superiore che va a coprire il globo oculare per la metà sopra, diciamo. Approssimativamente le forme base sono queste. Assomiglia a un occhio abbastanza decente. Stesso discorso qui, parti concave e parti convesse. Qui vado a marcare più nettamente la palpebra superiore e successivamente con una spatola piatta
a marcare la parte interna della palpebra inferiore. Come visto nelle foto precedenti, ho cercato di rispettare le inclinazioni e le aree in ombra e in luce, ovvero le parti concave che ricevono meno luce e quelle convesse che invece ricevono più luce. Ho messo anche questo video velocizzato di come ho costruito un occhio partendo da zero su una superficie piana.
Dopo questa demo volevo tornare un attimo al discorso degli occhi asiatici, che sono differenti rispetto a tutte le altre razze. Questo è dovuto principalmente alla parte superiore, dove c'è la palpebra superiore, e se non ho capito male, ma non ne sono sicuro, negli asiatici è presente uno strato adiposo o di cartilagine, non ne sono ben sicuro, che va a coprire la parte superiore dell'occhio. Lo potete vedere nei riquadri centrali, quelle zone marcate in verde. Vedete che questo fa sì che non ci sia una linea di demarcazione netta della palpebra superiore. Altra caratteristica della palpebra superiore degli occhi asiatici è che si prolunga e va a coprire il foro lacrimale vicino al naso. Se notate quel pallino che si vede dove escono le lacrime. Mentre cercavo queste immagini di riferimento ho scoperto una cosa curiosa, ovvero che in Corea e in altri paesi asiatici si eseguono un sacco di operazioni per rendere gli occhi più simili ai nostri occhi europei, e queste sono alcune delle foto prima e dopo l'intervento. Qui con dei grossolani fotoritocchi ho trasformato gli occhi sinistri di queste due ragazze cercando di farli assomigliare a occhi orientali. Usando l'occhio scolpito nel demo precedente cercherò di trasformarlo e renderlo più simile a un occhio orientale, utilizzando le nozioni che abbiamo visto prima sulla palpebra superiore. Bene, il video è finito. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, che fa sempre piacere. Se non vi è piaciuto mettete un dislike e niente. Se volete commentare sono ben lieto di rispondervi. Ciao!